pronti con TT Racconta a raccontarvi della musica questa settimana non solo bresciana, con Generazione Decibel, e ne parliamo innanzitutto con Daniele Ardenghi. Ben trovato Daniele. Ciao, ben trovati a voi. Allora, Generazione Decibel, dicevamo prima, questa settimana davvero internazionale, perché il musicista che abbiamo ospite oggi è veramente importante. Veramente importante, è una delle personalità più significative nel mondo del percussionismo e che ha inventato, scoperto, in qualche modo incanalato e teorizzato un modo diverso di percepire il ritmo che cozza un po' con quelle che sono le nostre tradizionali visioni europee occidentali su quello che è appunto la concezione del ritmo, e l'ha inserito in un contesto molto più naturale. Però queste sono parole da profano, le conosce queste teorie molto meglio Beppe, che può in qualche modo interagire con il nostro ospite. Something about your theory. Yeah. Beppe Facchetti, naturalmente. Ciao Beppe. Grazie. Ciao. Thank you to Beppe for having me here and for the Italians for letting me in. Quindi ringrazio per Lo avermi ringraziamo a invitato. noi. It's actually very interesting coincidence and appropriate that I'm in Italy to talk about what I discovered, because about over 600 years ago, an Italian person changed the world. That was Brunelleschi. And I'm talking about the same thing that Brunelleschi discovered by his friend Toscanelli. And so my method is based on a point of view, very simple. In the Western world, Let me Yeah. translate, Yeah. unless I'm gonna forget. okay, Il suo, fermiamoci qui. il suo tipo di teoria si rifà stranamente alla coincidenza di essere qui in Italia a portare questo tipo di visione, poi alla fin fine è un tipo di prospettiva che può ricordare quella che Brunelleschi qualche secolo fa ha diciamo, portato avanti grazie al suo maestro Toscanelli, di cui ci si ricorda meno, e che era poi una concezione mutuata dagli arabi, guarda caso, e che era... so my idea is based on the fact that the Western world sees and understands everything in a linear way, and in nature there's nothing linear. Quindi il concetto è che il mondo occidentale concepisce la musica, ma al limite anche ogni cosa in una maniera lineare, e in natura invece questa concezione lineare della cosa non c'è. Non esiste. But And so the idea is very simple. It's very, very simple. But because we see it in a linear way, we miss it. quindi l'idea è molto semplice: se la guardiamo in maniera lineare ne perdiamo Pezzo. un pezzo. Yeah. So the point of view is based on how natural musicians play music. Quindi l'idea parte dal come suonano i musicisti chiamati naturali, quindi noi li colleghiamo alla musica etnica, quindi il musicista che nasce e cresce in quella maniera lì senza essere andato a scuola. Quindi seguendo un po' anche il ritmo primordiale, in un Esatto, certo senso, esatto. allontanandosi dallo spartito, ma sentendo un po' il ritmo che ritroviamo Esattamente, nella quindi la natura. sua teoria si avvicina, va in quel tipo di direzione. Noi stiamo sentendo in sottofondo, tra l'altro, le percussioni che segnano il ritmo ormai da secoli. Una teoria che verrà tra l'altro raccontata proprio in questi giorni in una serie di seminari che verranno organizzati a Brescia, in città e in provincia, per ragazzi delle scuole, ma anche per percussionisti. Tra l'altro i seminari hanno riscosso talmente tanto interesse che già ieri fuori programma ne è stato tenuto uno con un gruppo di percussionisti bresciani piuttosto noto che si chiama Apple, che hanno avuto modo di usufruire delle sue nozioni per un seminario che difficilmente scorderanno. Lui li ha anche Lì sentiti. lo vediamo gli in compagnia di Peter Eskin e Alex Acugna, che sono due dei massimi sistemi mondiali a livello sì, batteristico e perché percussionistico. Lui è comunque parte integrante di questo circolo, quindi una cosa strana è riuscire a averlo qua, e il fatto che in Italia comunque non sia così conosciuto, ma sappiamo bene che poi il fatto di essere conosciuto va in concomitanza con tutta un'altra serie di Lui, cose. tra l'altro, ha suonato e ha collaborato sì. con grandissimi been musicisti playing che hanno fatto la with storia della many musica musicians. mondiale. Wanna talk about that? Correct. Yeah,
I was a studio musician in Los Angeles for 22 years. My first movie soundtrack I did was a very famous movie called Fort Apache, The Bronx, by Paul Newman. Ha fatto il musicista da studio per 22 anni a Los Angeles, ha lavorato anche nelle colonne sonore. Il primo film che ha fatto si chiama Fort Apache di Paul Newman. Quindi anche da quel punto di vista, insomma. And my last movie was a Jodie Foster movie called Contact. E l'ultimo film era un film di Jodie Foster con Jodie Foster chiamato Contact. E adesso gli mancava Teletutto racconta, insomma. Vi porto il Gotha. È Meglio del è meglio. vero. Sì, bravo Daniele. Prima citava Brunelleschi, la musica e l'architettura vanno quindi in parallelo? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. The same, yes. It's the same. The important thing about Brunelleschi is that he got an idea through Toscanelli, which was the Arabs have discovered a way to map the world, and they use a grid of coordinates. Quindi gli arabi avevano scoperto questa modalità di creare una griglia per mappare il mondo. So that grid showed perspective, E questa griglia dava l'idea della prospettiva and everything is perspective. e ogni cosa è prospettiva. Ma lui come è arrivato a tutto questo? How did you get to that? I got to it by accident. Since I was little, I would be able to hear natural musicians play, and my perception of what they were playing changed from one kind of rhythm to another in the same song. Quindi lui, essendo nato in Porto Rico, ha avuto subito la possibilità di avere a che vedere con questi natural musicians e si è creata nel suo orecchio la capacità all'interno anche di una stessa canzone di passare da un ritmo a un altro, quindi di variare quello che è il tipo di prospettiva e quindi porta in giro il discorso, un discorso che sostenga questo tipo di cosa che lui ha sperimentato. And it took me about 32 years to really study it, to really commit to find out what it was. And within a year, I found out 24 years ago. Quindi ci sono voluti 32 anni, lui si è diplomato a Boston, ha fatto il musicista, l'insegnante a Los Angeles per 16 anni, ha studiato eccetera e poi in un anno è riuscito a sviluppare questo tipo di cosa, anche perché ha confrontato i due mondi, quindi quello chiamiamolo occidentale in cui si insegna nei conservatori e quello chiamiamolo etnico, naturale, che è quello che troviamo nella musica che noi conosciamo africana, l'indiana, piuttosto che la caraibica, piuttosto che la sudamericana. And it has to do, the point of view has to do with the grid of frequencies. 1, 2, 3, 4, 5. E questo tipo di griglia di cui parlava prima ha a che vedere con le frequenze, quindi le frequenze 1, 2, 3, 4. Il fatto che lui sia un grande musicista non gli impedisce di continuare a insegnare. Come ci diceva Daniele, ci saranno queste lezioni destinate a musicisti, ma anche a giovani che magari alla musica non si sono ancora avvicinati, in particolare quelli del liceo Calini, se non 12 e 17 male. maggio, sì. Did you get what she was saying? If the fact to be a great musician didn't get you away from the need to be teaching No, the yes, people. it's a good point. Very You're good gonna point. be having seminars Yeah. with all kind of students Yeah. and maybe not only musicians. Yeah, it's a very good point. I come from a family of educators. Viene da una famiglia di insegnanti, So I have to do it always. quindi Yeah. è una missione, lo deve fare sempre. Yeah. Tra l'altro Stavo dicendo prima, lui fondamentalmente surfa, cucina e va in giro per il mondo a fare Ah, seminari. cucina pure. Sì, Quindi sì. in Italia, insomma, è anche un viaggio interessante sotto questo aspetto. Numero uno. Ah, sì? A noi fa sempre piacere sentirci dire queste cose, no? Dicevo, It's always insegna pleasurable for anche attraverso un canale su YouTube, cioè se non sbaglio ha proprio un suo... Non è un suo canale,
È uno un spazio canale che si chiama dedicato. Drum Channel, che è il più grande canale mondiale interattivo per batteristi 24 ore al giorno, e lui tiene seminari lì non solo per i musicisti in air, ma anche per musicisti che sono top of the world, cioè sono il top al mondo, e che vanno perché questo tipo di approccio qui tante volte, dopo che hai studiato per anni, finisce per mancarti perché hai razionalizzato troppo e finisce per mancarti quell'istintività che inizialmente c'è e che poi per svariate ragioni si perde. Che esperienza è per lui insegnare? Cioè insegna e impara allo stesso tempo, conoscendo like for così you? tanti Teach. musicisti? Do you only teach or you get teachings from your students? Yeah, too? that's exactly what happens. A good teacher only teaches those things that he is learning. Un buon insegnante insegna solo le cose che sta imparando. And so my biggest discoveries have been from students. Quindi le più grandi scoperte l'ha fatte attraverso gli studenti. Yeah. Bello. Yeah. They see what I'm trying to teach, they see it from a different point of view. And what they're seeing usually is bigger. Quindi loro vedono le cose che lui insegna da una prospettiva diversa e tante volte una prospettiva più ampia. Questo poi crea un parallelismo un po' anche per quello che fa sul palco. Lui suona, la gente ascolta, la musica passa da una parte all'altra, c'è uno scambio, così come appunto lui diceva, nell'insegnamento e nell'apprendimento. Quindi, So when you play, it's kind of a sharing between you and the audience, Yeah. and the feedback that you Yeah. get from them Yeah. stimulates you to give more. Or E quindi insomma, It is a conversation. I think most musicians today miss that point, but it is a conversation with the public, and it depends how much the public can take, and you give accordingly. Yeah. Quindi è una conversazione col pubblico, dipende da quanto il pubblico riesce a recepire il fatto che poi ci sia Questo scambio, che la conversazione continui, si evolva, si amplifichi. Certo. E questa è una possibilità che viene data anche perché farà due serate qui a Brescia lui. Ci sono 2 serate, una è a Bedizzole domani sera, successivamente al seminario di domani sera, e una sarà il 17, Sì. sempre di maggio, al Carmen Town. È una situazione diversa, nel senso una è un'accademia e l'altra è un locale. segniamoci queste 2 date, poi magari noi le ricorderemo anche all'interno di Teletutto Racconta. Che dire, è stato veramente un piacere ospitare un personaggio di questo calibro, una persona di questo calibro. Grazie Daniele. No, grazie a voi, è un Tu piacere. stai già lavorando per domani pausa, mi pare di ricordare. Sì, domani pausa, ma solo dal punto di vista delle uscite, perché le nostre menti, la mia e quella di Ilaria, sono già in moto per fare il prossimo Ilaria è andata a Decibel. prendere spunti all'estero Sì. in questi giorni. Accidenti a lei. Ringraziamo gli ospiti, lo faccio fare a te. Sì, grazie Efrain, grazie Beppe. Abbiamo qua Grazie a voi. due insomma, che con il ritmo ci sanno fare: prospettiva, naturalità e fantasia. Grazie mille. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco.